Salve a tutti, amici musicisti, e benvenuti a questo nuovo appuntamento. In un precedente video ci siamo occupati della scala maggiore. Oggi proseguiamo con la conoscenza delle scale e ci occupiamo della scala minore naturale. La scala che fa un po' da contraltare alla scala maggiore e che insieme a quest'ultima concorre a costituire la struttura fondante del sistema tonale. Anche per comprendere la scala minore naturale occorre la conoscenza di alcuni concetti di base, come le altezze dei suoni, i nomi delle note, le ottave, la scala cromatica, le alterazioni diesis e bemolle, i toni ed i semitoni. Argomenti che ho affrontato in 2 video precedenti dedicati ai concetti musicali di base, di cui vi lascio i link in alto e sotto in descrizione. E adesso cominciamo subito. La scala minore naturale, nella sua formazione, ha molto in comune con la scala maggiore. Infatti, come quest'ultima, essa ha origine dalla struttura intervallare generata dalla successione delle 7 note naturali più la nota iniziale all'ottava superiore, con la sola differenza che la nota di partenza sarà il La invece che il Do. Avremo dunque in successione le note di La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol ed infine ancora la nota di La all'ottava superiore. Anche in questo caso abbiamo un ordine progressivo dalla nota più grave alla nota più acuta. Quindi anche la scala minore naturale consiste in una successione di 8 suoni disposti per grado congiunto in ordine progressivo in rapporto alla loro altezza. Vediamo ora cosa implica questa specifica successione di note in termini di struttura intervallare. Per fare questo adotteremo lo stesso principio e le stesse modalità che abbiamo utilizzato con la scala maggiore, per cui osserveremo la scala cromatica. In questo caso però partendo dalla nota di La. E considerando le sole note naturali scopriremo gli intervalli che si vengono a creare in termini di toni e di semitoni tra una nota e l'altra, arrivando così a definire la struttura intervallare specifica di questa scala. Quindi, considerando sulla scala cromatica le sole note naturali, possiamo osservare la distanza di un tono tra il La ed il Si. Poi osserviamo la distanza di un semitono tra il Si ed il Do, ancora la distanza di un tono tra il Do ed il Re, tra il Re ed il Mi, poi la distanza di un semitono tra il Mi ed il Fa, ed infine la distanza di un tono tra il Fa ed il Sol e tra il Sol ed il La. La successione di intervalli che deriva da questa scala è quindi la seguente: tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Adesso possiamo delineare gli elementi che costituiscono la scala minore naturale. La scala minore naturale è formata da 8 suoni chiamati gradi, disposti in modo congiunto, ovvero senza salti tra una nota e l'altra, e la successione degli intervalli deve essere tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Siccome una scala è caratterizzata dalla sua struttura intervallare, possiamo dunque dire che è possibile costruire una scala minore naturale a partire da ognuna delle 12 note a nostra disposizione, a condizione però che ne venga rispettata la successione degli intervalli appena esposta. Adesso facciamo un confronto tra la scala minore naturale e la scala maggiore, per vedere quali sono i gradi della scala minore naturale che differiscono da quelli della scala maggiore e che quindi ne determinano la sua specifica identità. Per comprendere appieno questo confronto sarebbe opportuno conoscere la teoria degli intervalli, a cui ho dedicato 3 tutorial molto dettagliati, di cui vi lascio i link in alto e in descrizione. Ma tuttavia, anche se non possedete ancora queste conoscenze,
credo che il senso di quello che segue sia comunque comprensibile, quindi potrete approfondire gli intervalli anche in un secondo momento. Dunque, procediamo. In questo schema vediamo le due strutture a confronto, così da osservare i gradi di entrambe le scale. Il secondo grado di entrambe le scale, come vedete, forma un intervallo di un tono con la tonica. E quindi, in questo caso, non constatiamo alcuna differenza. Il terzo grado della scala maggiore forma un intervallo di due toni, ovvero di una terza maggiore, mentre il terzo grado della scala minore naturale forma un intervallo di un tono più un semitono, ovvero di una terza minore, e quindi possiamo constatare una prima differenza tra le due scale. Il quarto grado forma un intervallo di due toni più un semitono, ovvero di una quarta giusta, in entrambe le scale, quindi non rileviamo alcuna differenza. Anche il quinto grado forma lo stesso intervallo di tre toni più un semitono in entrambe le scale, ovvero un intervallo di quinta giusta. Il sesto grado della scala maggiore forma un intervallo di quattro toni più un semitono, ovvero di una sesta maggiore, mentre il sesto grado della scala minore naturale forma un intervallo di tre toni più due semitoni, 4 toni in totale, ovvero di una sesta minore, e quindi constatiamo un'altra differenza tra le due scale. Il settimo grado della scala maggiore forma un intervallo di 5 toni più un semitono, ovvero di una settima maggiore, mentre il settimo grado della scala minore naturale forma un intervallo di 4 toni più 2 semitoni, 5 toni in totale, ovvero di una settima minore, e quindi riscontriamo ancora un'altra differenza. Infine, l'ottava per definizione ha sempre la stessa ampiezza, di 5 toni più 2 semitoni, ovvero di 6 toni in totale. In definitiva, possiamo dire che i gradi che caratterizzano la scala minore sono 3, e si tratta del terzo, del sesto e del settimo grado, che formano tutti e tre degli intervalli minori, in quanto più piccoli di un semitono rispetto ai rispettivi intervalli formati sugli stessi gradi sulla scala maggiore. I numeri riferiti a questi tre gradi vengono dunque contrassegnati dal simbolo di bemolle, in quanto il bemolle è quell'alterazione che abbassa l'intonazione di una nota appunto di un semitono. Adesso direi che conosciamo davvero tutto della scala minore naturale. Quindi, come abbiamo già fatto con la scala maggiore, cercate di costruire diverse scale minori naturali considerando di volta in volta una tonica diversa, muovendovi poi da questa rispettando la struttura intervallare di tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Alla fine del video trovate delle schede per esercitarvi, in cui vi propongo 3 tonalità. Per ogni tonalità avrete 3 schede. La prima in cui viene proposta la tonalità, la seconda in cui potrete vedere il procedimento di costruzione della scala e la terza in cui potrete vedere le note della tonalità proposta. Ovviamente dopo la prima scheda mettete il video in pausa, costruite la scala nella tonalità proposta ed infine confrontate la vostra scala con le schede successive. Bene, e per oggi mi fermerei qui. Come sempre, se avete dubbi, domande o suggerimenti, scrivete pure nei commenti. Vi ricordo inoltre che se volete rimanere sempre aggiornati sui video in uscita e se volete contribuire alla crescita del canale, iscrivetevi. Non comporta alcun costo per voi, ma è un grande aiuto affinché io possa portare avanti questo progetto. Quindi cliccate semplicemente sul pulsante iscriviti in basso sotto il video e non dimenticate infine di attivare la campanella. Soltanto attivando la campanella riceverete una notifica ogni qualvolta che un nuovo video verrà pubblicato. E con questo è davvero tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!